Buongiorno a tutti. Oggi, anche se è fine ottobre, è una bellissima giornata, fa anche quasi caldo, e per cui ho deciso di fare un giro qui ai laghetti di Percile, o Percile, ma diciamo Percile, no? Soprattutto perché i colori dell'autunno stanno cominciando a uscire fuori, quindi questi laghetti sono molto interessanti perché nell'area del Lazio sembrano quasi dei laghetti alpini e il loro punto forte è appunto i riflessi sulla superficie della vegetazione circostante. Per arrivare qui dal paese di Percile si percorre una strada sterrata lunga circa 4,5 km e se non piove, se non c'è brutto tempo, io consiglio di farla in macchina perché è facilmente percorribile da qualsiasi tipo di macchina, non bisogna avere un SUV, non bisogna avere macchine particolari e si riesce ad arrivare fino all'ingresso dell'area dei laghi, oltre al quale non si può proseguire. Poi da lì sono circa 2 km a piedi e quindi io consiglio di fare questo percorso qui fino al cancello in auto. Strada comunque è molto semplice, è adatta a tutti. Io ho incontrato famiglie con bambini, quindi non c'è nessun tipo di problema per raggiungere questi laghetti, almeno per il momento, vedremo in seguito. Allora, qui siamo arrivati al primo lago, al primo dei due laghetti, è quello, diciamo, che non è accessibile in quanto le pareti sono davvero le sponde sono davvero molto scoscese, difficilmente si può arrivare in fondo. Qui c'è uno scorcio, ma direi che quello più interessante è il secondo. Proseguendo sulla strada che abbiamo visto prima, si continua e si arriva al secondo dei due laghetti, quello sì che è accessibile fino alla riva. Interessante, c'è la presenza di mucche, cavalli, quindi anche per chi ha bambini potrebbe essere anche una gita divertente. Siamo arrivati all'ultimo laghetto, che è quello, diciamo, più fotografabile, perché c'è un vento incredibile, quindi con buona pace delle acque ferme. Questo però è il lato più fotogenico, quindi dopo aver mangiato, che mangio qualche cosina, mi sposto dall'altra parte, dall'altra sponda per fare qualche foto e poi ci vediamo là. Allora, piccola storia di questi laghetti. Potrebbero assomigliare a dei crateri vulcanici, soprattutto che questa è zona vulcanica. In realtà questo è anche un terreno carsico, quindi l'acqua millenni fa ha scavato sotto questo punto fino a formare una grotta che poi è collassata, formando questi due laghetti, che è un altro fenomeno tipico di questa zona. E quindi io non vedo, tra l'altro, immissari a questo laghetto, che non so se è sotterraneo, se no l'unica alternativa è che si tratta di acqua piovana. Comunque adesso continuo il mio giro per trovare un punto ideale per fare delle foto e ci vediamo dopo.
Diciamo che questa parte del percorso è un po' meno agevole, questo versante del lago. Per il momento è percorribile, c'è un sentierino, e per cui è un po' poco adatto alle persone alte come me, però soprattutto con uno zaino grosso, però diciamo che almeno c'è un sentiero. In più la vista del lago è quasi sempre bloccata, quindi sconsiglio di venire da questa parte del lago, a meno che non vogliate fare una passeggiata un po' più lunga. Allora, dopo tanti pensamenti e ripensamenti, ho trovato questa posizione qua, sperando che poi di trovare un momento in cui il vento si calmi e quello che viene ripreso è questa scena qua, questa qua, con in primo piano queste foglie e come piano intermedio, diciamo, ci sono i riflessi sul lago e poi come sfondo chiaramente gli alberi colorati. Proverò, diciamo così, a dare un po' di effetto lunga esposizione. Ho montato un filtro polarizzatore, non ho lasciato i filtri a casa ovviamente, e F16 come apertura del diaframma, e quindi farò più scatti, farò uno scatto per il lago appunto con queste impostazioni e poi uno scatto per tutto il resto, per evitare che venga poi registrato il mosso degli alberi visto che c'è vento, e poi in post produzione unire le due foto, quindi incollare il lago che sarà diciamo così frutto di un'esposizione più lunga con gli alberi che invece per i quali farò un'esposizione più veloce. Questa è la foto vista da me, primo piano è su queste foglie qui, invece il soggetto di background sono poi gli alberi con i colori dell'autunno, che è poi il motivo per cui sono venuto qua. Adesso comincia ad esserci un sole radente, direzionale più che altro, quindi potrebbero anche venire delle immagini interessanti, anche se tra poco sparirà dietro la collina alla nostra destra, quindi sarà meglio affrettarsi a fare qualche foto in più. Allora, dimenticavo, autoscatto con tempo di 2 secondi per evitare che la pressione del pulsante faccia muovere la fotocamera, tempo di scatto della prima foto siamo intorno a 1/10 di secondo, quella del lago. Invece tempo di scatto della foto con messa a fuoco sugli alberi in cui utilizzo un f5.6, 1/80 di secondo. Allora, quello che faremo adesso è una panoramica di tutti gli alberi, in modo tale da non fare una foto grandangolare che poi
il soggetto non è ben evidente e prende anche altri elementi che sono di disturbo, tipo il cielo, che poi oggi è particolarmente azzurro, non è il massimo, e anche l'acqua. Per fare queste panoramiche farò una foto e poi sposterò leggermente la testa del treppiede in modo tale che ogni foto sia sovrapposta a quella precedente per circa metà, così sarà più facile dopo in post produzione rimetterle insieme e fare un'unica panoramica. Penso che qui, essendo la macchina in orizzontale, saranno sufficienti 3 foto, credo, 3-4 foto. Comunque l'apertura è F8, il tempo di scatto che deve essere fisso per evitare, diciamo così, che le varie foto abbiano un'esposizione differente, è di 1/60 di secondo. Una cosa molto importante anche è che il treppiede sia perfettamente livellato, quindi se avete cosa che non ho fatto io adesso lo ripeterò, se avete il treppiede con la bolla dovete far sì che, che il treppiede sia in bolla, se no poi la foto viene tutta storta. Allora, anche se il video taglia un pochettino ai bordi la immagine, più o meno questa è la panoramica che sto provando a fare. Adesso ho messo in bolla il cavalletto, per cui sarà tutto più semplice. Via del ritorno sempre più difficile, quella dell'andata. Comunque è stata una bella giornata, le foto che saranno degne di essere mostrate le inserirò nel video, però spero che vi sia piaciuta questa scampagnata, più che altro che chi non li conosceva magari può venire, gli può essere venuta voglia di venire e fare un giretto. Secondo me la stagione migliore è sicuramente questa, l'autunno, perché l'estate secondo me qua è pieno di gente. Comunque l'accesso, come ho detto, è molto semplice, tutto sommato c'è anche un'area dietro il laghetto per far giocare i bambini, insomma è un posto per famiglie che offre dei notevoli spunti fotografici in questa stagione qui, in autunno. Allora, ancora non siamo arrivati. Una cosa è che la strada per andare è tutta in discesa, poi al ritorno ovviamente è tutta in salita, e quindi bisogna prepararsi a questo. Bene, così si fa un po' di esercizio fisico, però ecco, questa è la triste storia di questa giornata, il ritorno tutto in salita. Va bene, eccoci qua, siamo arrivati alla macchina finalmente. È stata una bella giornata, per cui ancora una volta vi invito a venire a fare un giro qui quando volete, anche in qualunque stagione. Questa per me è la migliore e spero che vi siano piaciute le foto. A presto!